Quando pensiamo alla prima guerra mondiale, la mente ci porta subito alle trincee, al fango, magari a noi italiani a Caporetto ad esempio, ma c'è un intero esercito rimasto nell'ombra, un esercito invisibile che non ha potuto scegliere da che parte stare, ma che ha condiviso lo stesso identico inferno degli umani. Oggi affrontiamo il secondo capitolo della miniserie che abbiamo iniziato con il video della guerra fredda, dove parliamo appunto degli animali usati durante le guerre. Ma non vedremo solo cifre o dati statistici, scopriremo le storie di veri e propri soldati in carne, ossa e piume, che si sono guadagnati il rispetto sul campo. Guarderemo in faccia anche la parte più oscura e drammatica del loro sacrificio, i traumi, la paura e il totale abbandono. Bene, iniziamo. Mettiamoci un secondo nei panni di un soldato del 1914. La tecnologia bellica stava correndo ad una velocità spaventosa, ma i motori dell'epoca avevano ancora un enorme difetto: nel fango delle trincee affondavano, e quindi lì entrava in gioco una forza animale. La Germania da sola schierò circa 30.000 cani, la Francia e Inghilterra risposero con più di 20.000 a testa, ma il peso più drammatico lo subirono appunto i cavalli e anche i muli. Si stima che oltre 8 milioni di equini abbiano perso la vita, usati fino allo sfinimento per trasportare munizioni e pezzi di artiglieria dove nessun camion poteva arrivare. Ma la sofferenza di questi animali toccava l'apice nei momenti di caos assoluto, tipo le ritirate. Immaginate la scena durante i collassi storici come quello della ritirata di Caporetto, ad esempio. Le strade erano bloccate. Il panico totale, i soldati dovevano scappare il più in fretta possibile. E indovinate chi ne fece le spese? Gli animali da tiro. Centinaia di cavalli e muli vennero letteralmente abbandonati a loro stessi e intrappolati nelle stanghe dei pesantissimi carri di rifornimento o dei cannoni. Per liberare il passaggio al resto delle truppe che si stavano anch'esse ritirando ma che erano più indietro, o semplicemente perché non c'era tempo di slegarli sotto il fuoco nemico, interi carriaggi con gli animali ancora attaccati vennero spinti e ribaltati nei fossi, ai lati delle strade, lasciandoli morire di fame, di ferite o annegati nel fango. Per molti reparti in fuga gli animali diventavano improvvisamente un peso morto, semplicemente da scartare, sacrificare, senza la minima pietà per salvare il carico o accelerare la fuga degli uomini. E poi c'erano i cani. Molti di loro non erano addestrati né all'attacco né al trasporto dei messaggi. Erano semplicemente dei randagi raccolti lungo la via o cani portati da casa dai soldati per avere un briciolo di calore. La pet therapy ancora non era stata inventata, eppure il beneficio immenso della loro vicinanza era già sotto gli occhi di tutti. In mezzo alla distruzione più totale, accarezzare un cane, stringere un gatto, prendersi cura di un cavallo e di tanti altri animali restituiva a quegli uomini un briciolo di normalità e di calore umano che il fango e la brutalità di quella guerra stava cercando di cancellare ogni giorno. Erano lì per fare compagnia, per dormire vicini nelle notti gelide e cacciare i topi che infestavano le trincee, perché non c'erano solo i cani ma anche i gatti. Le trincee erano un inferno, anche per loro naturalmente, e per la loro mente. Proprio come gli umani, anche i cani e i gatti e tutti gli altri animali che vennero portati nelle trincee soffrirono di quello che i medici chiamavano e chiamano shell shock, il trauma da bombardamento. Immaginate un animale con l'udito infinitamente più sensibile del nostro, costretto a subire giorni interi di cannonate ininterrotte. Moltissimi cani morivano letteralmente di paura, il loro cuore non reggeva e quindi era o infarto o stress la causa della loro morte. Altri impazzivano, tremavano in un angolo senza sosta, perdevano l'orientamento o cadevano in uno stato di totale apatia, rifiutando il cibo fino a lasciarsi morire. Diventavano l'ombra di se stessi, traumatizzati a vita dalle vibrazioni e dal rumore assordante dei proiettili. In mezzo a questo inferno però alcuni individui hanno mostrato una resilienza straordinaria, diventando leggende. Nel 1917 un cucciolo di cagnolino randagio, un meticcio un po' tarchiato,
si dice un incrocio tra Bull Terrier o Boston Terrier e anche un po' di Pitbull. Si aggira intorno al campus di Yale, dove si sta addestrando il 102esimo reggimento di fanteria americano. I soldati lo adottano e lo chiamano Stubby. Quando il reggimento parte per l'Europa, il suo giovane padrone lo imbarca clandestinamente sulla nave. Stubby impara persino a salutare gli ufficiali portando la zampa alla fronte, il che gli evita di essere cacciato. Ma la sua non è una storia da semplice mascotte. Nel febbraio 1918 Stubby sopravvive a un attacco con gas asfissianti. Questo dramma sviluppa in lui un olfatto ultrasensibile a quel tipo di chimica. Qualche tempo dopo, durante un attacco a sorpresa dei tedeschi all'alba, Stubby fiuta il gas, prima di chiunque altro. Inizia a correre per la trincea abbaiando e mordendo i soldati addormentati per svegliarli. Interi reparti si salvano grazie a lui. Stubby impara anche a sentire i lamenti dei soldati feriti nella terra di nessuno e li invita soccorritori. Un giorno scopre una spia tedesca nascosta nei cespugli. Stubby lo azzanna ai pantaloni e lo tiene bloccato finché non arrivano i suoi compagni. Per questa e tante altre azioni, e per essere sopravvissuto a ben 17 battaglie e varie ferite da granata, Stubby ottenne qualcosa di unico. Fu promosso ufficialmente al grado di sergente per meriti in combattimento e gli furono date anche diverse medaglie, come credo state vedendo in video. Se Stubby dominava la terra, nei cieli c'era un'altra eroina incredibile. In un'epoca in cui i fili del telegrafo venivano tranciati dalle bombe, la salvezza viaggiava sulle ali dei piccioni. Più di 100.000 vennero impiegati nel conflitto. È l'ottobre 1918, nella foresta dell'Argonne, in Francia. Il battaglione perduto americano, c'è anche una storia su questo battaglione, si ritrova circondato dai tedeschi. Come se non bastasse, l'artiglieria amica, non conoscendo la loro posizione, inizia a bombardarli per errore. Il comandante tenta il tutto per tutto e libera l'ultima speranza e l'ultima picciona di nome Cher Ami. Sì, perché avevano provato fino a quel momento a chiedere aiuto con diversi altri piccioni, ma furono tutti abbattuti durante il tragitto perché dovevano passare sopra le trincee nemiche e nessuno si era salvato. L'ultima picciona era Cher Ami. Le legano il messaggio alla zampa, Cher Ami decolla, ma i tedeschi aprono un fuoco d'inferno. I soldati assistono alla scena col cuore in gola. La picciona viene colpita al petto e precipita. Sembra finita, ma con una forza di volontà sovrumana, la piccola Cher Ami si rimette in piedi, riprende il volo e schiva tutti gli altri proiettili. Copre 25 km in meno di mezz'ora. Quando atterra al quartier generale ha perso l'uso di un occhio e la zampa è rimasta attaccata solo per un tendine, ma il messaggio è salvo. Il bombardamento viene interrotto e i superstiti vengono salvati. Cher Ami fu insignita della medaglia francese Croix de Guerre e curata come una vera eroina. Ma la storia non si ferma qui. L'elenco degli animali scesi in campo è incredibilmente lungo. Asini, cani, piccioni viaggiatori, gatti, adottati in massa nelle trincee sia per la caccia ai topi sia come mascotte domestiche, dromedari e cammelli, impiegati nei reparti operanti nei teatri desertici, buoi, utilizzati nelle retrovie per i lavori agricoli e il trasporto pesante quando i cavalli scarseggiavano, animali esotici di tutti i tipi furono portati in trincea, scimmie, orsetti, capre, volpi e persino leoni o elefanti regalati o adottati dai reparti come simboli o mascotte, portafortuna e fonte di distrazione. Quasi tutte queste specie, compresi cavalli, cani e piccioni, furono tenuti in apposite gabbie e vennero create e applicati speciali maschere antigas per proteggerli dagli attacchi chimici. Queste storie ci ricordano che il coraggio, la sofferenza, la fedeltà e purtroppo la crudeltà del trauma non sono un'esclusiva degli umani. Questo esercito silenzioso ha pagato il prezzo più alto di una follia che non gli apparteneva affatto. Se le storie di questi compagni di sventura vi hanno toccato il cuore come a me, lasciate un bel like, iscrivetevi, commentate, così continueremo a fare questi video e voi continuerete a scoprire il legame profondo che c'è tra gli uomini e gli animali e le psicologie che spesso si intrecciano. Io adesso vi lascio, come ormai sempre vi dico, mi raccomando, restate curiosi.